Ciao a tutti, eccoci qua stamattina con la Cristina. Ciao. Coppia inedita stavolta per parlare di due Davvero. scooter. Due scooter mi sono preso Cristina apposta perché è stata proprio lei ad andare alle presentazioni stampa e a provarli tutti e due. Sì. Quindi stante che io di scooter capisco poco o niente, perché abbiamo scelto questi due scooter? Sono due scooter tanto simili quanto diversi, perché sono due 300, sono due scooteroni che vanno bene sia per l'utilizzo urbano quanto per quello extraurbano volendo. L'X-Max ha un'indole un po' più sportiva forse, mentre poi vedremo il Forza è un po' più pacione. Ok. La dotazione. Giochiamo con le figurine. Allora, Sì, ce le ho questo c'ha il tutte, parabrezza. ce le ho tutte. il parabrezza regolabile. Anche io, però io devo svitare. Meccanico, quindi a mano. Quindi sì. 1-0. 1-0. Qui c'è il controllo di trazione. Ce l'ho anch'io, disinseribile. Disinseribile anche qua. Allora siamo più o meno pari. Poi e qua c'è il keyless. Ce l'hanno tutti ormai, Ce l'hanno dai, tutti, cioè non ci scooter di possiamo questo neanche più calibro vantare. ce l'hanno tutti, dovresti Ce l'hanno sapere. tutti. Una strumentazione bellissima, mista analogica LED. Pari. Pari. Ok, quindi sembra che siamo Il esattamente in parità. manettino, perché non a tutti piace, non sempre è intuitivo, invece io alla grande. No, non è affatto male, bisogna solo prendersi un attimo confidenza, va premuto e girato, poi dopo puoi accedere al serbatoio oppure al sottosella. Esatto, sì, quello anche il mio. Oppure farlo partire naturalmente e quant'altro. Se te lo problema qual è? dimentichi, se ti Quello il dimentichi problema la è se ti chiave, dimentichi la chiave, perché se ti dimentichi la chiave naturalmente questo smette di funzionare, non si spegne di colpo mentre stai andando, però tu magari la chiave ce l'hai in garage, parti e quando arrivi a destinazione ti accorgi che sei senza esatto, chiave. sei senza chiave. E invece il mio, lo sai cosa fa? No, cosa fa? Ciao! Che bella idea provare due scooter nel centro di Milano durante la settimana della moda. Certo che sì, quando se no li vuoi provare li provi bene nel traffico. Lo so che il tuo è un po' meno agile del mio, però... Sì, porca miseria, no, siamo però sempre non ti fermi puoi qua. lamentare. No, non mi voglio lamentare, anche perché è vero, è un pochino meno agile, però è davvero comodo ed è davvero raffinato. Se guardi qua, a parte questo gioco qua del parabrezza che Sì, che oggi col caldo che fa veramente te lo invidio, io non posso, dovrei mettermi col cacciavite all'autostrada. No, in effetti oggi non serve assolutamente a niente, però è un gadget notevole se vuoi. Se vuoi è un po' il simbolo di questa raffinatezza, di questo anima da GT del Forza. Sì, assolutamente. È molto bello, infatti te lo volevo dire, guarda Edo, te lo devo proprio dire. Hai dei fari full LED da paura, ti guardavo prima nel sottopassaggio, veramente un frontale in linea con tutta la gamma Honda, bello bello bello. Sì, guarda, poi dopo un'altra cosa che lo accomuna a tutta la gamma Honda è effettivamente è vero, è un pochino meno agile rispetto alla Yamaha, si sente e d'altra parte ci sono dei chili in più, però ha quella sensazione che è tipica, che abbiamo sempre riconosciuto a tutte le Honda, che ci sali sopra e ti sembra di averlo guidato da sempre, è equilibrato, è armonico e non hai mai quel senso di incoerenza, fa conto fra l'anteriore e il posteriore e quant'altro, è veramente equilibrato nella guida. C'è qualche chilo in più, però come quando impari a conoscerlo, appunto, ci vuole pochissimo, si inserisce in curva bene, gira sempre rotondo, è davvero guidabile. Sì, poi col baricentro e la seduta bassi è sempre tutto sotto controllo, diciamo, ecco. Certo. E invece questo pezzettino di pavé come te la sei cavata? Va bene, se non esagera con la velocità mi dà l'impressione che copi molto molto bene con le sospensioni. Esatto, idem, se ha un'andatura giusta in ambito cittadino assolutamente nessun fastidio. Poi ovviamente è uno scooter, quindi lo sappiamo, appena si alza un po' il ritmo le sconnessioni si sentono. Sì, con due ammortizzatori, mamma mia che traffico, che pessima idea che abbiamo avuto. Decisamente. Però d'altra parte appunto, come giustamente hai detto tu, siamo in sella a uno scooter, no? Va provato in queste condizioni qua. Va provato in queste condizioni qua e al contrario, molti lettori ci tirano le orecchie, ma siete moto.it, non siete scooter, è vero, avete ragione, le moto sono le Noi moto. facciamo tutto.
noi facciamo tutto e soprattutto non esistono mezzi che in un ambiente come questo siano meglio di uno scooter come questo. Esatto, e al contempo sono dei mezzi talmente versatili che se il sabato vuoi mettere 2 costumi da bagno nel bauletto o nel sottosella e andare a farti il weekend al mare, lo puoi fare tranquillamente, perché comunque hanno un'ottima protezione dall'aria, un motore che comunque si presta anche all'ambito extraurbano, quindi perché no? Esatto, allora ok, passa davanti tu, così guardo un attimo il tuo X-Max e poi soprattutto tu sei un pochino, è vero, anche tu com'è che ti sei definita prima? Una ragazza di campagna? Io sono una ragazza di campagna, quindi le strade di Milano non le so, tu mi fai andare avanti e ci perderemo di nuovo come già accaduto prima, però almeno puoi godere dell'agilità del mio X-Max. Come vedi io sono seduta un po' più in alto di te, infatti sono 1,65 m e tocco con le punte e no. Quindi stai dicendo qualcosa? No, dicevo sì, guarda, io in realtà sono poco più alto di te, però qua sul fosso si tocca molto bene, quindi nessun problema. Ma facciamo una cosa, tu quanti cavalli hai? Io ne ho 28. Niente, tu? Io mi fermo a 25,6 se mi ricordo bene, quindi qualcosa sì, di meno. Forse 25,8, ma quasi 26. No, io ho un paio di cavallini in più che di per sé non sarebbero nulla, però avendo anche qualche chilo in meno... Sì, hai quasi 20 kg in meno da quello che mi ricordo dalla scheda, quindi... Una quindicina, dai. sì. Ci appoggiamo, insomma, si sentono. Poi più che altro guardavo la linea della coda dell'X-Max e se non fosse per il doppio ammortizzatore e per lo schema del più scooteristico, meno motociclistico del fratello maggiore, a guardare sopra il taglio dei fari, la sella, i maniglioni, lo potresti veramente scambiare per il T-Max. È assolutamente un piccolo T-Max, sia come linea, si è avvicinata molto a quella del T-Max, sia per l'indole, davvero molto cattivello. Ah, guarda che bello, tu hai le luci di posizione sugli specchietti sempre accese, belle, anche una sicurezza in più. Sì, guarda, lo fanno tutte le Honda Euro 4, sono così, compresa la Fireblade, tanto per dirti, quindi anche CBR 1000 girano con tutti e 4 i lampeggiatori accesi se non attacchi la freccia. E credo nel senso che non posso vederlo naturalmente da qua, ma in caso di frenate di emergenza si mettono anche a lampeggiare i posteriori. Non proviamo magari. Che oggi abbiamo dato già nel traffico Oggi abbiamo milanese. dato, non vi raccontiamo cosa è successo, ma insomma potete immaginarvelo. Non credo. Quando il traffico è così convulso, no, forse no. Forse fino a dove siamo arrivati non ci credono. Esatto. E io cosa ti devo dire? Come sei messo con i consumi invece? Che è la cosa più importante poi per chi usa lo scooter tutti i giorni. Comincio a pasticciare un pochino qua. Come vedete ci sono 2 comandi info A e info B che ti fanno passare dai parziali e quant'altro a altri tipi di informazione, e qua mi dice 4 litri per 100 km, quindi 25 con 1 litro. Questo è il consumo medio, non facciamo quello. D'altra parte continuare ad accelerare e frenare qui nel traffico non è esattamente la situazione più idilliaca per infatti i consumi. Oggi abbiamo lavorato ovviamente anche per le foto e video continuando in start and stop continui, e quindi il consumo è sicuramente un po' più alto. Io quando ho avuto modo di provarli precedentemente posso tranquillamente dirti che i 30 viaggiando in extraurbano soprattutto, certo, però 26, 28, 30 si fanno tranquillamente con entrambi gli scooter. Ottimo. Io direi che ci siamo, non so te, ma ci siamo praticamente persi, possiamo ammetterlo davanti ai nostri lettori. È quindi... tutto il giorno che ci perdiamo, tu di Modena, io di campagna. Sai cosa Edo? Notavo che col sole contro la mia strumentazione bella, è bellissima, chiara, leggibile, però un pochino ne risente, un po' scura. Controllo di trazione che è disinseribile, quindi andando ad agire sul tastino qua a destra comodissimo, io lo tengo premuto e guarda, provo anch'io, io prima ce l'ho qua sul grillettino a sinistra, disattivato il controllo di trazione. A cosa possa servire non lo so, ma che adesso torniamo in redazione e
Inderapata, fantastico. Qua tra l'altro c'è un bel pezzo di pavé, ci divertiamo come Perfetto, dei pazzi no, volendo. niente, Io l'ho inserito. Esatto, per anche quello che io. vuoi. Messo. Allora, sai cosa facciamo? Adesso andiamo a cercare un pacchetto, un qualcosa dove toglierci un attimo il casco, toglierci la giacca e tirare un po' di conclusioni. Poi con calma cerchiamo la strada della redazione. Va bene, ok? sono d'accordo. Sì. Andiamo. Allora, ci siamo fatti un giro. Un bel giretto per Milano, nel traffico milanese. Nel traffico milanese della Fashion Week, tra l'altro, quindi peggio di così non potevamo trovare per mettere alla prova il Forza e l'X-Max. Allora, qualche conclusione ve la possiamo trarre adesso. Io direi che il mio Forza a me è piaciuto. È un pochino più rilassato forse dei due, quello un pochino meno dinamico, un po' più raffinato, che diciamo così, senza volerlo sminuire, è un pochino il corrispondente di una berlinetta. Dinamico quando si vuole, perché comunque ha una certa sua sportività, però sicuramente è un po' più confortevole, un po' più rilassato, un pochino più raffinato. È un GT. È un GT. È sportivo, ma è un GT. Bravissima definizione. Invece l'X-Max è uno sportivo e basta, di GT a poco, non perché non sia comodo assolutamente, anzi, però magari qualche finitura un po' meno bella del Forza, a favore di un'agilità, una sportività veramente paragonabili quasi al fratello maggiore T-Max. Hanno voluto richiamarlo molto nelle linee e devo dire che anche le prestazioni sono veramente davvero sportivo. Ok, guarda, in effetti, giusto per chiarire, è chiaro che lo vediamo, specchietti come questi già integrati nella carena, non fissati sul manubrio, il parabrezza che qui è regolabile elettricamente e lì no. Qualche è chiaro, chicca in qua più è più raffinato, però sull'olla. pesano 20 kg alla fine sulla bilancia, che lì non ci sono, e quindi si guida poi un pochino meglio. Quindi diciamo che la scelta va a gusto personale, perché entrambi secondo me anche nell'extraurbano hanno una buona protezione, se la possono cavare egregiamente, almeno io ho avuto modo di provarli entrambi anche fuori città e sono ottimi entrambi. Qui è proprio a gusto della persona. Ok, io direi che facciamo una cosa. Visto che sicuramente durante la presentazione non hai potuto farlo, proviamo a vedere come sta il passeggero su tutti e due. Sì, allora, cominciamo dall'Honda, apriamo le pedane, tra l'altro belle, ampie, sdigainate. C'è gli occhiali. Vai, bravissima. Vedi, avere un passeggero, Posso? cosa serve? Vai. Agilissima. È molto Come comodo. ci sta? Molto comodo, sì, maniglioni comodi, Sella ampia, sella ampia, pedane ben angolate. Sì. benissimo, perfetto. Andiamo a vedere com'è la Yamaha, prova a scendere, vai. Opla. E proviamo l'X-Max. La Chris si accomoda, è già sempre così. in maniera molto agile e delicata. Anche questo è molto comodo, si sente anche qui, viene fuori la sportività del mezzo. L'impressione di avere sono meno in alto spazio. e ho meno spazio, sì, sicuramente in lunghezza. Ok, allora scendi. Però le pedane anche qui sono comode. Giusto, c'è giusto. sempre il mio bel Certo. maniglione. Perfetto, vai. Allora, così a impressione c'è anche una certa differenza di altezza della sella. Sì. Quindi l'X-Max più alto, un pochino più... È più una sensazione, perché poi in realtà vederli così da giù più o meno siamo a posto. È più la sensazione, probabilmente proprio perché è anche più piccolino lo spazio dedicato al passeggero, di essere un po' più sul trespolo. Ok, alla guida la sella? Comodissima, niente da dire, un po' alta. Un po' alta per sì, chi io sono 1,65 m e devo tirarmi tutto avanti per toccare quando faccio le manovre. Solo questo è un pochino altina, ecco, rispetto a... Ok, no, il Forza invece è bassa, che io non sono molto più alto, però tocco perfettamente a terra con i piedi. Sì, assolutamente. E diciamo una cosa, il peso, c'è una differenza di peso abbastanza sensibile fra i due, però poi alla fine si sente quasi solo nelle manovre da fermo, nel senso che poi una volta... Il peso sulla carta lo sappiamo bene, conta poco, poi bisogna vedere come è bilanciato
E arriviamo a quelle che di solito sono le note dolenti, perché uno dice due mezzi di questa classe, di queste finiture, costano uguale, esattamente la stessa cifra. 5.790 euro entrambi. Esatto. Per la Honda vale la pena di sottolineare che sta arrivando la Premium Edition, che in più vi dà questo meraviglioso bauletto. Siccome non bastano i 53 litri di sottosella dove puoi mettere i caschi, Esatto. il casco integrale, la merenda, c'è anche il bauletto. Già sotto c'è tutto, c'è il bauletto, tra l'altro con un comodissimo comando a bottone per aprirlo, quindi chiusura veramente centralizzata, sì, sempre con la tua smart key e quant'altro. Quindi a conclusione, naturalmente, è come quasi sempre avviene nelle nostre prove, non ce n'è uno migliore di un altro, è proprio a gusto. Dipende dal vostro gusto personale. Speriamo di avervi dato almeno gli elementi per scegliere secondo le vostre inclinazioni, le vostre esigenze. Vi invitiamo a commentare tutto quello che, a farci domande, a chiedere qualunque perplessità, curiosità qui sotto nei commenti di YouTube, oppure dove trovate la prova completa, quindi sul sito di moto.it, o eventualmente iscrivetevi al canale. Bravissima, iscrivetevi non me al lo fa canale. mai dire. Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima prova. Ciao!